alcuni anni fa abbiamo avuto un confronto con i responsabili del parco sulla gestione del pascolo, e ci sono alcune zone di pascolo facilmente accessibili che i nostri animali non utilizzano. E loro mi chiedevano perché volevano che fossero pascolate, e io sinceramente, osservando il territorio, una risposta me la sono data, perché magari sono zone con erba verde, con disponibilità di acqua, pianeggianti, però sono zone di passaggio, sono sulle traiettorie di passaggio dei predatori, sono magari zone dove la mandria si sente più in pericolo perché hanno meno vie di fuga. E la mia risposta è stata proprio quella: ho detto, ma noi in 30 anni non abbiamo avuto problemi con i lupi, anche perché abbiamo osservato come si muovono i nostri animali e li abbiamo lasciati liberi di scegliere. Quindi la mia risposta è stata: io non forzerò mai i miei animali a passare 2 notti lì se non vogliono starci, perché se non ci stanno c'è qualche motivo, e sarà o non sarà, però ripeto, sono 30 anni che coabitiamo col lupo e sono 30 anni che non abbiamo problemi. Quindi secondo me questo tipo di sensibilità, diciamo, fa anche parte del gioco. Poi magari domani verrò smentito immediatamente, non lo so. Quindi il mio rapporto col predatore per adesso è a questo livello qui, cioè non siamo indifferenti, non mi fa vivere bene, non posso dire che è un animale che amo, ma al contempo non è un animale che odio, che vorrei fosse estremamente eliminato del tutto. Capisco che è un problema per molti allevatori, capisco che ci sono dei danni collaterali che non sono soltanto l'animale predato, ma l'animale stressato che ha abortito, e tutte queste cose qui non vengono prese in considerazione. E l'unica cosa che mi dico è, per ritornare sempre alla, diciamo, terra alla mera economia, il ragionamento che facevo io è: se ho un terreno in una bella posizione lo vendo a un certo prezzo, se ho un appartamento in una bella posizione, se ho un appartamento, che ne so, vicino alla stazione dei treni, varrà di meno perché c'è rumore. Noi in questi anni abbiamo visto i valori degli alpeggi crescere nonostante la presenza del predatore. C'è qualcosa che non torna tra le istituzioni e chi vive il territorio, perché non ha senso che praticamente il lupo di per sé è un rischio d'impresa per chi fa, quindi aumenta il rischio di impresa e l'impresa si trova a dover pagare sempre di più. Questa cosa qui secondo me non coincide. Cioè, io sono arrivato a dirmi che non so se sia possibile, la mia soluzione ideale sarebbe: creiamo delle zone free lupo, non so come, e delle zone col lupo, però le zone col lupo dovresti ringraziarmi che le pascolo e non farmi pagare per pascolarle, cioè per rimanere. E nelle zone free lupo allora diventano delle zone d'élite dove si può anche ragionare su certi costi, perché tu non hai più il rischio di impresa o comunque lo diminuisci. Non so se sia fattibile o meno, però potrebbe essere una risposta a tante domande che ci facciamo. Quindi questo è un po' il discorso sui predatori. Io mi permetto soltanto di dire che secondo me l'opinione pubblica in generale, al di là delle fazioni o dei tifi estremi, non ha una reale concezione di cosa significa avere un predatore, convivere con un predatore, cioè dal punto di vista dello stress, quindi molti ragionano soltanto sul tifo, cioè è un animale bellissimo, va preservato oppure va eliminato. A me piacerebbe uscire un attimo da queste dinamiche, però io mi rendo conto che quando esci da queste dinamiche e provi ad addentrarti un po' più nel concetto lupo, c'è veramente poca conoscenza di cosa significhi, intanto di cosa sia un predatore e poi di cosa significhi comunque allevare con dei predatori. E questa cosa qui un po', cioè, non è che mi delude, ma mi spaventa, perché fino a quando ragioniamo per fazioni noi a una soluzione non ci arriviamo, cioè arriveremo allo scontro ideologico senza poi, non so nemmeno se esiste una soluzione, però sicuramente non è quello dello scontro ideologico sul lupo. E ripeto, l'opinione pubblica, diciamo, che non conosce la questione a fondo, non ha le conoscenze per giudicare.